Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Oggi volevo proporvi un'attività per i bimbi molto piccoli. Vorrei spiegare alle mamme e agli insegnanti, in questo caso o della scuola dell'infanzia o addirittura dei nidi, che possono fare una serie di attività carine, divertenti, che possono avviare il bambino alla scoperta dell'arte e dei colori. È un'attività molto libera, deve essere intesa come una scoperta, non come un obbligo per il bambino, deve essere sempre un gioco da realizzare con le tempere, mettendo una tela cerata per terra se il bambino è proprio molto piccolo, tipo a partire dai 2 anni io l'ho già proposta a gruppi di bambini, piccoli gruppi di bambini. Allora, cosa ci serve? Ci servono delle tempere, io ho queste qua giganti, però ovviamente vanno bene anche quelle più piccole, possibilmente atossiche, un tappo di sughero, normale, quello del vino, e un piatto di plastica e dei fogli grandi. Come vi dicevo, una cosa positiva può essere appunto quello di utilizzare una tela cerata da mettere o sul tavolo o ancora meglio per terra. Qui abbiamo il disco cromatico, eccolo qui. Non ci sarà bisogno di spiegare ai bambini di preciso, specialmente se sono molto piccoli, qual è l'utilità, qual è l'utilità del disco cromatico, quali sono i colori primari, secondari, eccetera. Piuttosto potrà servire alle insegnanti o ai genitori per scegliere quali colori presentare ai bambini. Io in genere parto dai colori primari. Se faccio fare per esempio alla scoperta del verde, che vedete è un colore secondario, non do ai bambini il verde, ma do ai bambini il giallo e il blu, che come vedete fa il verde. In diverse tonalità può fare il verde, ma io non lo dico prima ai bambini. Quello che do ai bambini in un piatto di plastica saranno questi due colori, cioè il blu e il giallo. Li metto in un piatto di plastica, poi propongo ai bambini un foglio, se voglio posso disegnare per esempio una cosa molto molto semplice, tipo una foglia gigante, e posso dire ai bambini di utilizzare questo tappo, che come vedete è già stato utilizzato col verde, e tamponare prima nel giallo e poi nel blu per vedere che cosa viene fuori quando poi lo metto sul foglio. Il risultato è molto impressionista, tipo questo qua. Ovviamente questo è un'attività, questa è un'attività fatta, questo tipo di disegno, con dei bambini più grandi. Quello che verrà fuori con i bambini di 2 anni essenzialmente è questo tipo di cosa, cioè questo tipo di effetto è molto impressionista, che ci tira fuori sfumature di verde in cui però si vede ancora bene sia il giallo che il blu. I bambini scoprono da soli cosa succede, ok? Tenete presente che un'attività di tipo artistico con un bambino molto piccolo, diciamo 2 anni, dura al massimo mezz'ora, nel senso che più il bambino è piccolo, più ha voglia di cambiare attività velocemente. Poi lì è anche sempre molto soggettivo perché ci sono bambini che sono veramente già appassionati da piccoli e quindi potete continuare a fare svolgere la stessa attività anche per un'ora o di più, però diciamo che sono un po' rari. Io ne avevo una addirittura di 2 anni che veniva individualmente da me a fare lezioni di un'ora, ma è stata un po' l'unica, diciamo. Comunque, a quell'età lì è già assolutamente possibile fargli scoprire delle cose. Il mio consiglio è quello di quindi dare prima i colori primari a due, quindi cominciamo con un disegno molto semplice che possiamo anche fare noi, da riempire con il tappo tamponando e questi due colori. Possiamo far notare al bambino che più giallo metto, più verrà chiaro, più blu metto, più verrà scuro. Una curiosità che magari non sapete è che i colori scuri colorano di più di quelli chiari e quindi se io voglio fare un verde medio dovrò mettere molto giallo e poco blu. Se io metto la stessa quantità di giallo e di blu avrò un verde abbastanza scuro perché tenderà molto al blu. Eh,
possiamo far andare avanti l'attività aggiungendo un terzo colore. Io consiglio il bianco. Cosa succede se io mescolo il giallo col blu? Cosa succede se quello che mi è venuto fuori io lo mescolo con un pochino di bianco? Lo facciamo dire ai bambini, il colore si schiarisce e cambia tonalità, verrà magari un verde acqua o comunque un verde di una tonalità abbastanza chiara, abbastanza delicata. Lo facciamo dire ai bambini, nel senso non sveliamo tutto, portiamoli alla scoperta pian pianino. Poi in un secondo momento io posso proporre altre tonalità per far scoprire gli altri colori secondari, cioè il viola e l'arancione. Sempre con la stessa modalità, offro il blu con il rosso, per esempio, li lascio mescolare, li lascio provare con il tappo, che è uno strumento a tampone, quindi è più facile del pennello, perché magari tanti bambini a 2 anni faticano ancora un po' col pennello, poi bisogna anche fare attenzione che magari non se lo infilino nell'occhio o cose del genere, perché se sono molto piccoli può ancora capitare. Invece il tappo è molto istintivo, perché questo tipo di movimento è alla portata di tutti i bambini, anche molto piccoli. Quindi col tappo tamponano, poi quando sono stufati della prima scoperta del viola, aggiungiamo il bianco. Volendo possiamo aggiungere altri colori, però tenete presente che se metto insieme i 3 colori primari, ottengo, a seconda della quantità di colori caldi o colori freddi, o il grigio o il marrone. Quindi poi da lì non se ne esce più, nel senso che una volta che sono arrivata a una tonalità di grigio marrone, poi sarà sempre quello, nel senso che non posso più tornare indietro e fare altri colori, rimango sulle tonalità di grigio marrone, che piacciono molto ai bambini, attenzione, perché sono i loro colori, nel senso che il rosso, il blu che tu gli dai è un colore che tu gli hai dato, il marrone anche proprio marcio, nel senso il colore più spento che si può ottenere mescolando tutti i colori insieme, sarà però il loro colore, quindi piacerà ai bambini molto. Quindi in effetti anche arrivare fino al marrone è molto interessante per loro, perché più creano, più si divertono e più sono soddisfatti. Va bene, io vi ringrazio dell'ascolto, se il video vi è piaciuto potete mettere un like e magari iscrivervi al canale YouTube, lasciatemi anche dei commenti, quello che pensate, se avete provato con i vostri bimbi, i vostri alunni. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao da Carla.